Vedere da fuori chi sa nuotare davvero è molto affascinante, semplicemente perché un buon nuotatore è in grado di rendere un gesto motorio complesso come il nuotare talmente semplice e naturale da suscitare nell'osservatore un pensiero simile al "ce la posso fare anch'io a muovere le gambe e le braccia in quel modo". Peccato però che se l'osservatore passa all'azione, probabilmente entrerà a far parte di quelle persone che non ci riusciranno mai. Quando infatti un principiante entra in acqua, scopre sin da subito due cose: che le gambe affondano tempo zero e che respirare diventa improvvisamente difficile. Di conseguenza proverà a trovare un modo di muovere le gambe per farle galleggiare, girando un po' a casaccio le braccia, ma si accorge che va subito in affanno, gli manca l'aria e aumenta esponenzialmente il disagio. Infatti, invece di trovare un modo di respirare con più facilità, la cosa che solitamente un principiante fa all'inizio è concentrarsi subito sulle gambe e sulle braccia. E questo è un grande errore. Dimenticare che la respirazione in acqua è in assoluto quella cosa che deve essere acquisita prima di tutto il resto. Abbiamo un sacco di persone che ci contattano dal nostro sito e vengono da noi perché non riescono a capire quale sia il loro problema con il nuoto. Pensano di essere troppo in là con l'età, o di non essere portati, o addirittura che per loro mai è scritto che non possono più migliorare. Ma alla domanda di come si respira in acqua quando si nuota, rispondono più o meno tutte alla stessa maniera. Non lo so, non ci penso sinceramente, non mi ci hanno mai fatto prestare attenzione. Questo è un grave problema, perché sì, queste persone magari entrano con il braccio piegato, una mano storta, il piede un po' a martello, ma la causa di tutto risale al fatto che in queste persone in primis respirano un po' con il naso, un po' con la bocca. Insomma, non hanno una benché minima idea di cosa sia una coordinazione respiratoria. Quindi effettivamente poi succede che si arriva in gare dettate magari anche da situazioni complesse. Vedi per esempio i mondiali di Kona, dove una marea di persone si ritrovano a partire tutte insieme in acqua appiccicate come sardine, ma in realtà poi questo avviene anche in una normale gara di triathlon o di acque libere, dove tra botte, gomitate e caos generale non si fa tempo a partire che dopo 50 metri la stragrande maggioranza degli atleti si ritrova subito in panico, crisi respiratoria e chi si è visto si è visto. Oppure nel migliore dei casi uno riesce in qualche maniera a superare quel momento concitato, ma si ritrova poi a dover ritrovare confidenza con il proprio modo di nuotare solo e soltanto nell'ultimissima parte di gara, quando ormai i giochi sono stati fatti. Ebbene sì, si crede che la respirazione sia ormai un automatismo consolidato e che sia praticamente impossibile sbagliarla, ma non è proprio così, soprattutto in acqua. Abbiamo già precedentemente fatto un video su come respirare correttamente a stile libero ed è stato anche il video che in assoluto ci ha fatto più visualizzazioni, motivo per cui ci avete anche assalito con domande e curiosità che ci hanno fatto molto piacere. Tanto che oggi che sono qui per spiegarvi come non avere più problemi con la respirazione durante le tue gare. Quello che noi tutti sappiamo, perché ce lo insegnano sin dai primi anni di scuola, è che respiriamo inalando ossigeno e buttiamo fuori anidride carbonica. Con questa semplice spiegazione viene da solo assumere che l'anidride carbonica è un prodotto di scarto, nocivo per il nostro corpo. Quindi troppa CO2 è sicuramente un problema, ma anche troppo poca è lo stesso un problema. Infatti quando nuoti hai bisogno di mantenere un perfetto bilanciamento tra ossigeno e anidride carbonica. Respirare troppo causa stress, riduce l'ossigeno ai muscoli e al cervello e rende difficile nuotare, portando ad un cattivo principio proprio come quello dell'iperventilazione. Al contempo respirare poco permette di andare più forte in acqua, perché mi toglie tutte quelle pause della nuotata, permettendo così di fare meno attrito. C'è da dire anche però che abbassa i livelli di ossigeno ed innalza i livelli di CO2, causando stress se non ci sei abituato. Ma il principiante non può essere abituato a livelli alti di CO2, perché viene dalla terraferma, dove l'essere umano è creato per far sì che la CO2 non superi mai una certa soglia. Motivo per cui se aumenta lo sforzo fisico, aumenta come conseguenza diretta anche il ritmo respiratorio, senza nessun vincolo. Nell'acqua invece, se aumenta lo sforzo fisico, anche qui aumenterà il ritmo respiratorio, che però, attenzione, è vincolato ad una bracciata che al massimo mi può permettere di prendere aria una volta ogni 2 bracciate, non di più. È questa la vera differenza di questo sport rispetto a tutti gli altri, che ribalta le regole della funzione primaria senza la quale l'essere umano non è proprio in grado di vivere, ovvero la respirazione.
Quindi per imparare a respirare correttamente e quindi non avere più problemi in allenamento e quindi di conseguenza anche in gara, devi tenere sempre in mente 3 step fondamentali. In acqua si inspira ed espira con la bocca, quindi la respirazione avviene con la bocca e non con il naso, il quale può essere semplicemente un'arma in più da utilizzare in fase di espirazione, unito però sempre all'azione della bocca. Questa è la prima regola, ma anche quella imprescindibile. Mantenere sempre una buona quantità di aria nei polmoni, perché quando i polmoni sono pieni è più facile galleggiare e quindi nuotare. Prova da fermo a prendere un bel respiro e a racchiuderti come una pallina. Se invece esali troppo, vai a fondo ed andrai subito in debito di ossigeno. Buttare fuori l'aria attraverso la bocca e il naso in un preciso momento, ovvero quando la testa inizia a ruotare. E quando questa rotazione porta all'emersione della bocca, allora a quel punto prendo velocemente aria senza starci mezz'ora, perché altrimenti si abbassano i fianchi e le gambe vanno a fondo. Maggiore continuità c'è nella nuotata, meglio è. Il prendere aria è già di su una pausa, quindi chiaramente se l'accentuo ancora di più, non può che rendere la mia nuotata peggiore e problematica. Dopodiché rimetto la testa giù e trattengo il fiato fino alla prossima rotazione della testa, in cui ributterò fuori l'aria in un solo colpo, poco prima che la bocca riemerga per riprenderla, e così via. Detto questo però è importante fare 2 precisazioni. La prima è che c'è chi dice che non appena la testa va sotto devi cominciare a buttare fuori l'aria finché non la riprendi, perché tanti nuotatori di livello mondiale fanno così. Ed è vero, ma non tutti lo fanno, e poi soprattutto non si considera il fatto che chi magari lo fa è a un livello tale che ha un controllo della respirazione così perfetto da mantenere sempre quel bilanciamento di cui parlavo prima. Ma il problema è che i principianti appunto non hanno questo controllo ed è probabile che espirino troppo, affondino e finiscano il respiro. E quando poi arrivano ad inspirare hanno quella fame d'aria tale che è come se in quell'attimo gli si chiudesse la gola, provando quindi quella sensazione di quasi soffocamento. Non è perciò questa la soluzione per un principiante, che deve piuttosto abituarsi alla tolleranza della CO2, perché nuotare, a differenza degli altri sport, prevede questo. Pensate ai veri professionisti che fanno i 50 metri non respirando nemmeno una volta, o al motivo per cui alla televisione vediamo come anche in gare più lunghe, negli ultimi 10 metri i nuotatori mettono la testa sotto e non respirano fino all'arrivo. O le stesse subacquee, che per essere fatte necessitano di avere un ottimo controllo del nostro corpo in assenza di ossigeno. Capite quindi che la respirazione in acqua va assolutamente imparata e che quindi non è innata in ciascuno di noi come in realtà quella terrestre. Ecco che allora prima di ogni allenamento, ma anche in ogni riscaldamento gara, per prendere una migliore confidenza con l'elemento acquatico, ti consiglio di metterti con le braccia attaccate al bordo, oppure puoi fare la stessa cosa in piedi o in galleggiamento statico, ed inizia a concentrarti sul prendere e buttare fuori l'aria. Parti piano e poi gioca aumentando gradualmente la potenza con cui butti fuori l'aria, concentrandoti sul fare le bolle. Sperimenta varie modalità, provando a tenere la bocca come se tu volessi soffiare ed aspirare da una cannuccia. Lavora anche sulla dispnea, buttando fuori tutta l'aria e spingendoti dal muro a polmoni vuoti. Questi sono soltanto alcuni degli esercizi che facciamo fare anche ai nostri clienti e che aiutano a preparare la mente ad uno stato di relax in movimento, che è quello appunto che noi vogliamo quando nuotiamo. All'apparenza in realtà possono sembrare anche banali, ma spesso sono proprio le cose semplici quelle che spesso non sappiamo padroneggiare e che compromettono in realtà poi tutto il resto. La seconda precisazione che infine tenevo a fare è un errore tipico di molti, ovvero che quando la rotazione della testa consente alla bocca di emergere dalla superficie dell'acqua, in quel frangente di tempo devo solamente prendere aria e non continuare o finire di buttare fuori quella che non sono riuscito a buttare fuori nell'istante poco prima, altrimenti tempo due bracciate ed andrò subito in debito di ossigeno. Logicamente, come hai capito, questi sono soltanto alcuni esercizi che puoi applicare sin da subito, però ognuno è diverso ed ognuno soprattutto ha i propri problemi, motivo per cui ti invito a cliccare sul link in descrizione in modo che potrai essere ricontattato direttamente da uno dei nostri coach, in modo che possiamo capire effettivamente quali sono le tue difficoltà e magari strutturare insieme un programma di miglioramento personalizzato.
Io spero che questi contenuti e questo video in particolare ti sia piaciuto, motivo per cui ti invito chiaramente ad iscriverti al canale e a lasciare un bel mi piace.